Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona e oggi riprendiamo la nuova serie dedicata alla Clorinda Small con il primo accessorio coordinato che ho realizzato con gli avanzi della borsa. Ma attenzione, perché non realizzeremo il solito portacellulare da collo, assolutamente no! Intanto è un accessorio super estivo, perfetto sia per la bellissima stagione, per le vacanze, ma anche per il prossimo autunno-inverno, è anche un'ottima idea al regalo. E quello che vi mostrerò oggi è super elegante, chic e ricco di dettagli. Dunque ho utilizzato lo stesso punto della borsa Clorinda, ma vedremo una nuova lavorazione. Vi mostrerò qualche trucchetto furbo e dettagli che secondo me faranno davvero la differenza. Ve li mostro fin da subito. Questa bellissima fibbia nella variante oro, perché l'ho abbinata ovviamente alla variante salvia della bag, ma è disponibile anche la variante argento e lo stesso vale per i due moschettoni piccoli utilizzati. Trovate tutto nella categoria accessori su momiscrochet.it. E non solo, vedremo anche come realizzare una tracolla all'uncinetto super facile e veloce, senza troppi intoppi, senza troppi fronzoli e soprattutto non utilizzeremo né ago né filo, faremo tutto direttamente con l'uncinetto 3,5. Questo perché? Semplicemente per facilitare il lavoro anche a chi è alle prime armi, ai meno esperti, quindi progetto davvero adatto a tutti. Se non hai mai realizzato un portacellulare, parti da qui, ti spiegherò tutto passo passo. Comunque, se hai già realizzato la Clorinda Small, stai per realizzarla, questo accessorio non può assolutamente mancare. Mentre se ancora non la stai realizzando e ci stai pensando su, ti lascio il link del kit sotto questo video nel box info insieme a tutti gli accessori per realizzare il portacellulare da collo. Io a questo punto vi riporterei direttamente al tutorial di oggi e vi anticipo subito di rimanere fino alla fine per non perdervi non solo il risultato finale del portacellulare, ma per non perdervi lo spoiler che riguarda il tutorial che andrà online prossima settimana. Quindi a questo punto sigla! Con lo stesso cordino con cui abbiamo realizzato la borsa Clorinda Small avviamo un cappio più 14 catenelle che all'incirca equivalgono a 9 cm. La 14ª catenella mi occorre soltanto per ritornare indietro a punto basso, infatti a partire dalla seconda catenella nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 13 punti bassi. Ultima catenella, quindi 13ª, proprio in questa aggiungiamo altri 2 punti bassi per un totale di 3. Ci troviamo automaticamente dall'altra parte e quindi ripetiamo lo stesso lavoro di prima. Qui lavoreremo invece i 12 punti che ci rimangono. Bene, 11° punto basso, nell'ultimo dove abbiamo lavorato il primo ad inizio giro aggiungiamo altri 2 punti bassi che con il primo lavorato ad inizio del giro sono 3, proprio come nell'altra estremità. Adesso ci occorre un marcapunti perché andremo a lavorare in tondo senza mai chiudere il giro e segneremo sempre il primo punto. Infatti a partire dal primo punto iniziamo con gli aumenti, lavoriamo 2 punti bassi nello stesso punto, dopodiché lavoriamo un punto basso nei prossimi 11 punti bassi,
undicesimo ed ultimo punto basso, nei 3 punti della seconda estremità lavoreremo un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto. Fatto il primo, lo ripetiamo nel punto successivo, 2 punti nello stesso, e anche nel terzo punto, 2 punti nello stesso. Ci ritroviamo dall'altra parte e lì ripeteremo lo stesso lavoro di prima. Andiamo a lavorare un punto basso nei prossimi 11 punti. Bene, undicesimo ed ultimo punto basso. Come notate abbiamo gli ultimi 2 punti. Andiamo a completare la prima estremità andando a lavorare un aumento sia nel primo punto che nell'ultimo, quindi 2 punti bassi nello stesso. Abbiamo completato così il secondo giro. Iniziamo il giro numero 3. Togliamo il marcapunti e iniziamo subito con un punto basso nel primo punto. Rimettiamo il marker, mi raccomando. Nel punto successivo invece facciamo un aumento, 2 punti bassi nello stesso. Mentre nella prima zona più lunga ripetiamo lo stesso lavoro del giro numero 1 e giro numero 2, un punto basso nei prossimi 11 punti bassi. Bene, ultimo punto basso, undicesimo, e nei 6 punti che ci ritroviamo nella seconda estremità alterniamo un punto singolo nel primo punto, un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso nel secondo punto. Lo ripetiamo per una seconda volta, un punto basso e un aumento nel punto successivo, ci rimangono gli ultimi 2 punti e ripetiamo un punto basso nel primo, un aumento nel secondo. Automaticamente ci ritroviamo dall'altra parte e anche qui ripetiamo per l'ultima volta lo stesso lavoro di prima, un punto basso nei prossimi 11 punti. Ok, undicesimo ed ultimo punto basso. Qui ci rimangono gli ultimi 4 punti e andiamo a completare la sequenza degli aumenti. Nel primo punto facciamo un punto basso singolo e nel secondo 2 punti nello stesso. Ripetiamo anche negli ultimi 2 punti che ci rimangono. Bene, a questo punto abbiamo completato la nostra base all'uncinetto, che misura 11 cm x 4 cm. Iniziamo con la lavorazione del corpo. Tolgo il marcapunti e nel primo punto vado a lavorare subito il primo punto basso e rimetto il marker. Mentre nel secondo punto vado a lavorare un punto basso in costa dietro, un punto basso nel punto successivo, un punto basso prendendo solo la maglia dietro, un punto basso normale, un punto basso in costa dietro, un punto basso normale, un punto basso in costa dietro. E per tutto il giro continueremo in questo modo. Noterete che il vostro lavoro si imbarca, ma è del tutto normale. Procedete tranquillamente. Continuo per tutto il giro finché non lo termino, alternando questi 2 punti bassi basici, un punto basso normale e un punto basso prendendo solo la costina dietro. Bene, ho quasi terminato il primissimo giro. Nel penultimo punto ho lavorato un punto basso e quindi concludo con un punto basso in costa dietro e iniziamo il giro numero 2. Tolgo il marcapunti, lavoro il primo punto basso normale sul punto basso normale al di sotto e rimetto il marcapunti. A partire dal successivo faccio un punto basso in costa dietro e anche per questo secondo giro continuo alternando un punto basso normale e un punto basso in costa dietro. Un punto basso normale sul punto basso normale al di sotto e un punto basso in costa dietro su quello in costa dietro del giro precedente. Continuerò in questo modo sia per questo secondo giro che per i prossimi 12 giri, quindi ci vediamo direttamente al 14° giro già iniziato, ma vi dico tutto nella clip successiva. Eccoci al 14° giro, ho alzato il mio lavoro fino ad 11 cm e ho lavorato i primi 21 punti alternando sempre il punto basso normale e il punto basso in costa dietro. Insomma, ho iniziato il giro numero 14 e adesso lo continuiamo insieme, lavorando i prossimi 7 punti, sempre alternandoli, per un totale di 28 punti.
Bene, lavoro il 28° punto in costa dietro. Come notate qui ho segnato 4 punti centrali con dei marcapunti, sia il primo che il quarto, perché andremo ad inserire questa fibbia, composta da 2 pezzi. Una metà presenta questa sorta di scalino, l'altra metà invece è piatta. Noi adesso utilizzeremo quella piatta e la posizioneremo esattamente al centro. Assicuriamoci di posizionare perfettamente la nostra chiusura. Effettuando una piccola prova, per adesso è verso l'alto ed è sul dritto. Adesso la giro portandola sulla lavorazione all'uncinetto e la vado ad applicare sul rovescio e continuo la mia lavorazione a punto basso normale, non in costa, fissando anche metà fibbia. Inizio a lavorare il primo punto basso a partire dal primo punto segnato con il marker. Lavorerò il 29°, 30°, 31° e 32° punto. Dopodiché continuo la mia lavorazione alternando sempre i punti, in questo caso dopo aver fissato la fibbia. Nel punto successivo lavoro un punto basso normale e dal successivo in costa dietro. Bene, giro completato, iniziamo il 15° insieme, quindi tolgo il marcapunti sul punto basso normale, lavoro il punto basso normale e continuo ad alternare i punti, sia per questo 15° giro che per altri 3 giri, per un totale di 18 giri. Ci vediamo direttamente al giro numero 19 perché anche lì apporteremo qualche piccola modifica allo schema. Bene, ho fissato la prima metà della mia fibbia, iniziamo il giro numero 19 e lavoriamo i primi 8 punti alternandoli. Avrai sicuramente visto che ho segnato anche qui 4 punti, il nono, il 10°, l'11° e il 12°. Lì andremo a lavorare un punto basso in costa dietro. Bene, lavorato anche il quarto punto segnato con il marker, ho lasciato libere le 4 asoline frontali perché c'è un motivo e fra un po' lo vedremo. Intanto continuiamo con il nostro lavoro, alternando sempre i punti, rimanendo fedeli al punto di lavorazione scelto. Dobbiamo continuare con la nostra lavorazione per un totale di 24 giri. Stiamo lavorando il 19°, quindi continuiamo così per altri 5 giri e ci vediamo direttamente a fine lavoro per andare a rifinire il bordo superiore. Bene, progetto quasi completato, misura 17 cm in altezza. Adesso andiamo a rifinire il bordo superiore. Intanto tolgo il marker, lavoro il primo punto bassissimo nel primo punto e lo ripeto anche nel secondo punto. Poi faccio una catenella e a partire dal punto successivo lavoro un punto bassissimo e continuo a punto bassissimo per altri 19 punti finché non arrivo all'altro marker che va a segnalarmi l'estremità. Bene, sono arrivata all'altro marcapunti, lo tolgo un attimino, faccio una catenella e proprio lì lavoro un altro punto bassissimo, non salto alcun punto, quindi giro il mio lavoro e procedo sempre a punto bassissimo finché non lo termino. Bene, ho terminato il primissimo giro a punto bassissimo, tolgo il marker, intanto lavoro un punto bassissimo nei primi 2 punti, dopodiché c'è la catenella, la vado a lavorare sempre in costa dietro a punto bassissimo e procedo un punto bassissimo in ciascun punto sottostante. Ovviamente nella catenella che si trova sull'altra estremità andremo a lavorare un punto bassissimo proprio come abbiamo fatto adesso insieme qui. Quindi continuiamo e ci vediamo al termine di questo giro punto bassissimo in costa dietro. Ok, sono alla fine del giro, quindi posso prendere un po' di cordino, taglio, mi aiuto con un ago e vado a chiudere in maniera invisibile. Mi inserisco nel secondo punto bassissimo, al centro dell'ultimo e sul rovescio del mio lavoro, quindi all'interno del mio progetto, vado a bloccare il cordino con un nodino e poi lo vado a disperdere tra i punti. Bene, step successivo, se vi ricordate, avevamo lasciato 4 asoline libere. Possiamo togliere anche i marcapunti, riprendiamo l'uncinetto e il cordino, lo facciamo passare attraverso la prima asola del primo punto di 4, blocchiamo con una catenella e nella stessa asola lavoriamo il primo punto basso di 4. Ripetiamo nei prossimi 3 punti, un punto basso in ciascuna asola e ci lavoriamo anche la coda dietro, così la nascondiamo fin da subito.
Terminata la primissima riga a punto basso, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro. Se è il caso nascondiamo anche qui la coda dietro del cordino e continuiamo il nostro lavoro semplicemente a punto basso, un punto basso in ciascun punto al di sotto. Terminata anche questa seconda riga, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo in questo modo per questa terza riga e per altre 12, per un totale di 15 righe a punto basso. Bene, ho terminato le mie 15 righe, ho già fatto la catenella, giro il mio lavoro e vado a prendere la prima metà, quella che presenta lo scalino qui. Proprio come abbiamo fatto prima facciamo una piccola prova, perché una volta fissata poi se facciamo un errore dobbiamo disfare tutto. È sempre meglio fare una prova prima di andare a fissare il tutto definitivamente. Quindi inserisco la seconda metà nella prima, la mia seconda fibbia è sul dritto, adesso la giro e la porto proprio dietro al mio cinturino. Fatta la catenella, andiamo a fissarla semplicemente a punto basso, quindi passiamo sia attraverso la lavorazione all'uncinetto attraverso i punti bassi che attraverso la fibbia stessa. Lavorati 4 punti, facciamo una catenella di sicurezza e facciamo una piccola prova, perché comunque il nostro progetto deve essere anche funzionale, si deve chiudere perfettamente senza fare alcuna fatica. Bene, direi che 15 righe bastano e avanzano, quindi volendo possiamo andare a rifinire anche il cinturino semplicemente a punto bassissimo. Disfo la catenella che avevo fatto precedentemente, giro il mio lavoro e intanto vado a rifinire i 4 punti bassi che ho lavorato poco prima, andando a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto basso al di sotto. Continueremo a punto bassissimo anche sul primo lato del cinturino. Faccio una catenella per girare, sposto la fibbia e in ciascuna riga del mio cinturino vado a lavorare semplicemente un punto bassissimo. Lavoro l'ultimo punto bassissimo nell'ultima riga e adesso qui vi mostro un piccolo trucchetto furbo. Vado a prendere il giusto quantitativo di cordino che mi occorre per andare a rifinire anche l'altro lato, sfilo il mio cordino, mi aiuto con un ago, faccio passare l'eccesso attraverso la prima riga a punto basso e quindi mi riporto il cordino dall'altra parte per andare a rifinire il secondo lato. Mi porto il cordoncino sul rovescio del cinturino di modo che posso continuare la mia lavorazione a punto bassissimo proprio come ti sto mostrando. E anche qui molto semplicemente lavoro un punto bassissimo in ciascuna riga finché non termino anche questo secondo lato e ho rifinito al meglio il mio cinturino. Lavoro l'ultimissima riga a punto bassissimo, sfilo il cordino, mi aiuto con un ago e vado a sostituire la catenella che avevo fatto all'inizio per girare, vi ricordate? Con ago e cordino stesso. Mi inserisco nel primo punto bassissimo e al centro dell'ultimo. E anche qui blocco con un nodo sul retro e disperdo il cordino in eccesso tra i punti. E voilà, progetto quasi completato, super bello e super funzionale. Adesso mettiamo un attimino da parte il nostro progetto e prendiamo i 2 moschettoni piccoli. Riprendiamo il cordino, uncinetto sempre 3,5. Metto il cordino in 2, faccio passare attraverso l'anello del mio moschettone il cordino, blocco con una catenella e poi faccio un punto basso. Faccio partire 70 cm di catenelle che in questo caso equivalgono a 100 catenelle. Lavorate le 100 catenelle, porto l'anello del moschettone sull'uncinetto, faccio una catenella, poi rientro nuovamente e faccio direttamente un punto basso proprio come ho fatto all'inizio, così blocco per bene anche il secondo moschettone. E da qui ritorno indietro semplicemente a punto basso, un punto basso in ciascuna maglia dietro della catenella per avere un risultato più pulito e rifinito per un totale di 99 punti bassi, finché non arrivo insomma all'altro moschettone, il primissimo.
lavoro l'ultimo punto basso nell'ultima catenella, entro nell'anello del primo moschettone, faccio un punto bassissimo, sfilo un po' di cordino e lo taglio, lo vado a bloccare anche qui con un nodino sul dietro della mia tracollina, aiutandomi con un ago. E come avete visto abbiamo realizzato una tracollina per il nostro portacellulare da collo in maniera semplice e veloce, senza troppi fronzoli, super resistente. Secondo me 70 cm vanno più che bene. Poi se vuoi realizzarla più corta o più lunga fai più o meno catenelle. Adesso applichiamo i due moschettoni. Se vi ricordate, alle due estremità avevamo realizzato 2 catenelle, sulle quali successivamente abbiamo lavorato dei punti bassissimi. Abbiamo creato semplicemente 2 fori per far passare i 2 moschettoni. Adesso non ci rimane che fare una piccola prova, aprire la fibbia e inserire il nostro cellulare, chiudere la fibbia e verificare che tutto sia, oltre che bello, anche funzionale. Rispetto al portacellulare da collo realizzato un anno fa, questo è più spazioso e comodo, perché ho considerato che i nuovi smartphone, le nuove uscite, sono di dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelli precedenti. Tutto qui. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, vi faccio vedere il portacellulare da collo finalmente anche indossato, è davvero una meraviglia, mi piace tantissimo, questi dettagli, ripeto, secondo me fanno davvero la differenza. Ancora non avevo realizzato un portacellulare con degli accessori metallici e secondo me ho fatto proprio la scelta giusta e poi praticamente si abbina perfettamente alla Clorinda Small. Io spero che questa combo vi piaccia, spero che il progetto vi sia piaciuto e l'abbiate ritenuto anche facile. Anche col tutorial di oggi ho voluto dimostrarvi che con una sola rocca di cordino che trovi sul mio shop momiscrochet.it non solo puoi realizzare una borsa che può essere media o grande come la Clorinda originale, ma puoi realizzare anche diversi accessori evitando sprechi. Se anche tu hai realizzato la Clorinda Small o la stai realizzando e vuoi aggiungere al set anche il portacellulare, io ti consiglio di aggiungere al carrello non solo gli accessori per il portacellulare, ma anche quest'altro accessorio piccolo. Spoiler, si tratta di una chiusura click rettangolare, ma anche qui non realizzeremo il solito portamonete, il solito borsello, realizzeremo una chicca, un qualcosa di davvero speciale. A questo punto io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi aspetto la prossima settimana con il nuovo tutorial, vi aspetto anche giù nei commenti, fatemi sapere in generale cosa ne pensate. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, alla prossima, buon weekend, un bacino a tutti!